In questo video studiamo i punti di discontinuità di due funzioni. Partiamo col primo esempio. Questa prima funzione è definita per qualsiasi valore reale di x tranne lo 0. Deve essere quindi x diverso da 0 perché compare il denominatore. Osservo anche che il denominatore è la somma di due quantità sempre positive, quindi che non si annulla mai. Quindi l'unico punto di discontinuità per questa funzione è x uguale a 0. Andiamo quindi a calcolare il limite per x che tende a 0, appunto il punto di discontinuità individuato della funzione. E osservo che 1 fratto quantità infinitesima è una quantità infinita, quindi mi trovo in questa situazione. Avendo una e elevato all'infinito, non sono in grado di dare un risultato a questo limite, perché la funzione esponenziale ha un comportamento diverso a più infinito e a meno infinito. Passo quindi a calcolare il limite prima sinistro e poi destro. Cominciamo dal limite sinistro, quindi nell'intorno sinistro che tende a 0 meno intorno sinistro del punto 0, sempre della funzione. Sostituendo in questo caso una quantità infinitesima ma negativa, io posso dare il segno a questo infinito, quindi avrò un 1 fratto e alla meno infinito che so che tende a 0, quindi 1 fratto 1, quindi questo limite ha come risultato 1, essendo, ripeto, questa una quantità infinitesima che tende a 0. Passiamo adesso a calcolare invece il limite nell'intorno destro, quindi per x che tende a 0 più della funzione. In questo caso abbiamo uno 0, quantità che tende a 0 positiva, quindi questo infinito sarà positivo. Abbiamo e alla più infinito che tende a infinito, quindi qui abbiamo un denominatore infinito, 1 fratto quantità infinita, quantità infinitesima. Osservo che il limite sinistro e il limite destro sono diversi, ma entrambi finiti. Allora sono in grado di dare un nome a questa discontinuità. X uguale a 0 è una discontinuità di prima specie, detta anche salto. Vediamo adesso questo secondo esempio. Osservo che il denominatore deve essere diverso da 0 e raccogliendo la x osservo che il denominatore si annulla o per x uguale a 0 o per x uguale a 1. Quindi i due punti di discontinuità sono x uguale a 0 e x uguale a 1. Cominciamo a studiare x uguale a 0, quindi vado a calcolare il limite per x che tende a 0 della funzione. Sostituendo lo 0 nella funzione otteniamo 2 fratto 0, cioè quantità finita fratto quantità che tende a 0. Abbiamo quindi ottenuto un limite infinito. Questo ci permette di concludere che x uguale a 0 è una discontinuità di seconda specie che possiamo mettere in evidenza meglio come asintoto, praticamente siamo in presenza di un asintoto verticale. Passiamo adesso a studiare invece l'altra discontinuità di questa funzione, e precisamente il punto x uguale a 1. Allora lim per x che tende a 1 della funzione. Osservo subito che sostituendo 1 al posto della x ottengo 0 al numeratore e 0 al denominatore. Mi trovo quindi
in una forma indeterminata. Per poter risolvere questa forma indeterminata devo scomporre i due polinomi al numeratore e al denominatore. Allora eseguo la scomposizione, sopra abbiamo x-1 per x-2, sotto, raccogliendo la x, abbiamo x per x-1. Osserviamo che abbiamo un fattore comune che viene semplificato, quindi abbiamo eliminato l'indecisione e risostituiamo x uguale a 1, 1 meno 2 meno 1 fratto 1. Abbiamo quindi ottenuto come valore del limite meno 1. Poiché abbiamo verificato che il limite nel punto x uguale a 1 della funzione esiste, pur non essendo definita la funzione in x uguale a 1, possiamo concludere che x uguale a 1 è una discontinuità di terza specie, detta anche discontinuità eliminabile. Questi due esempi ci hanno permesso di studiare e di vedere di fare un quadro di tutte le possibili discontinuità di una funzione.